Ciao ragazzi, oggi sono qui con la mia Kraton 6S. Eccola qui la bestiolina, proprio apposta per provare queste batterie della Bolt. Adesso vi faccio vedere. Comunque, a prezzo mi sono portato oggi, con me ho portato per equivalere questa qui della Tamagotchi. Ho già provato io quelle 3S, io ho fatto un video apposta, quelle da 8000, due da 8000 sono per la Kraton, proprio non finivano mai, infatti si è fatto buio. E invece quelle che vi volevo far vedere oggi sono stati molto gentili, quelli della ditta di Hobby King, che mi hanno mandato questa, che è veramente eccezionale questa batteria. L'ho già caricata tutta. Questa qui è una batteria che mi spaventa solo a guardarla. È una da 6S, praticamente sulla Kraton, così almeno ne mettiamo una sola. Pesa più di un chilo comunque questa batteria qui, se la vedete. High voltage questa qui invece che 22,2 sono 22,8 volt. Ottanta C 6S. Aspetta, volevo dire una cosa. 9500 mAh, va bene, lo sappiamo. Adesso, ok, adesso la mettiamo sulla Kraton, poi proviamo questa e quest'altra, vediamo la durata di queste, la durata di questa qui, ok? Anzi, adesso la mettiamo subito insieme a voi, vi faccio vedere che ci va bene.
Ok, uno sta dietro, lo spatter. Bolt, Lipo Bolt, Bolt. Ieri ho usato per la prima volta le batterie 6S high voltage, quella ad alta tensione della Carnegie. A me mi è stata dotata alla casa Hobby King, sono stati molto gentili per farmela provare e l'ho già provato ieri ed ha una potenza proprio che non si frena. I vantaggi di queste batterie sono subito evidenti. Già all'inizio, grazie alla capacità di caricarsi fino a 4,5-4,4 volt per cella, invece delle classiche batterie LiPo che arrivano fino a 4,2 volt, quelle standard. Una LiPo 6S, quella ad alta tensione, a piena carica arriva addirittura a 26,1-26,4 rispetto a 25,2 di quelle normali, che poi significa maggior potenza. L'aumento di voltaggio fornisce una spinta iniziaria aggressiva e un'erogazione di potenza superiore. La cosa che mi ha impressionato di più di queste batterie è che tendono a mantenere un voltaggio più alto per una durata maggiore durante il volo o quando si guida una macchina RC. Questo riduce il calo di prestazione sotto sforzo intenso, offrendo una risposta più costante dall'inizio alla fine della sessione. Grazie alla tensione nominale più alta i motori possono girare più velocemente o lavorare in modo più efficiente, permettendo di ottenere prestazioni elevate con meno assorbimento di corrente rispetto alle configurazioni a voltaggio inferiore. A parità di peso le batterie LiPo e le batterie ad alto voltaggio possono immagazzinare più energia, garantendo potenzialmente tempi di volo o tempi di guida più lunghi. La prima cella è 3,6, la seconda pure, la terza pure, la quarta pure, la quinta pure, la sesta pure, perfetto, con un totale di 22,6 quando sono scariche. Invece quando sono cariche queste arrivano a 4,35, cioè c'è una bella differenza del 10 alla fine del 10% in più di energia su tutti i fattori, sulla velocità, se la macchina fa 100 all'ora farà 110 con queste batterie, questo è poco ma sicuro. E poi la stabilità del flusso di energia è eccezionale, dal primo secondo all'ultimo secondo veramente il flusso è sempre regolare e questo è importante, specialmente per i droni. Dai raga, adesso proviamo quell'altro. Questo mi sono meravigliato tanto, 34 minuti una batteria è tanto.